Cosa significa fare una domanda al cuore? In pratica è fare una domanda a noi stessi, a una parte più profonda e più vera di noi stessi. Cos'è che succede quando facciamo una domanda a noi stessi che può essere abbiamo un dubbio, dobbiamo affrontare una decisione, non sappiamo che scelta fare? Allora facciamo questa domanda, spesso è una domanda interiore, a volte lo condividiamo con altre persone, facciamo la domanda verbalmente da altri e poi otteniamo delle risposte da altri, dei feedback. Ma quando noi operiamo, agiamo in questo modo, quello che succede è che la risposta che otteniamo, sempre che la otteniamo, è una risposta che arriva dallo spazio della mente, da uno spazio esterno a quello del nostro sistema. Questo perché molto spesso il nostro cuore non è aperto, diciamo così. Allora, vi faccio vedere la slide con i cerchi della vita. Cosa succede? Che quando noi siamo in questa situazione, cioè nella situazione dove abbiamo tutti i cerchi, quasi tutti i cerchi interni che sono, qui si vede che hanno questo alone grigio, un po' oscurati e un po' coperti da quello che è la possibilità di accedere. Qui sotto ho fatto una linea che indica dove ci stiamo muovendo, come abbiamo già visto anche altre volte, che spesso è nel cerchio esterno, dove ci sono i pensieri, la mente, l'ego. Potrebbe anche essere che abbiamo un movimento che è un po' più ampio, ad esempio, l'avevamo visto una volta quando facciamo un lavoro sul corpo, quello che succede è che liberiamo l'energia anche nel cerchio, nel penultimo cerchio verso l'esterno e abbiamo un range di movimento più ampio. Ma in ogni caso, come si vede anche in questa slide, la parte più interna, che è quella che contiene tutte le nostre qualità essenziali, talenti, eccetera, è di difficile accesso. Succede che quando noi ci muoviamo per fare una domanda a noi stessi, abbiamo la possibilità di accedere solo a questa zona esterna. Quindi la risposta che arriva da lì. È impossibile connettere degli essenziali come ad esempio la fiducia, la creatività, l'amore e i nostri talenti dove ci sono informazioni che sono anche più profonde, più connesse a quelle che sono la nostra verità e le risposte che abbiamo le abbiamo da uno spazio che è prevalentemente quello del condizionamento, dell'ego e delle credenze. Sono credenze che possiamo avere acquisito da condizionamenti anche molto forti, anche nella nostra infanzia, oppure dalla nostra famiglia, dalla nostra società. E quando stiamo nello spazio esterno noi possiamo accedere a questi contenitori informativi, però molto spesso le informazioni che ci sono lì dentro non sono nostre, cioè non sono nostre in parte, nel senso che sì, le abbiamo acquisite nel nostro sistema, ma non sono
native della nostra natura, non sono connesse alla matrice nostra naturale. Quindi è come se noi avessimo delle informazioni in un certo senso false. Non che sia da escludere una risposta che arriva da dal mentale, perché anche il mentale ha la sua qualità per processare le informazioni, che è utile anche quella, ma può essere deviata da quelli che sono appunto questi condizionamenti. Quando invece noi ci connettiamo al cuore, quello che succede è che, ritornando alla slide, abbiamo totale accesso a tutte quelle che sono le nostre risorse. Quindi quelle dei talenti e i punti di forza, che sono le nostre risorse e qualità uniche che ci consentono di manifestare il nostro potenziale unico nella nostra vita. Abbiamo accesso alle qualità essenziali profonde, qui ci sono sempre i soliti esempi, amore, fiducia, coraggio, e abbiamo anche accesso al centro, al nostro centro. Cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo la possibilità di avere delle informazioni che sono connesse in modo diretto, profondo e molto potente alle nostre parti più vere. E le risposte che arrivano da lì possono essere molto diverse. Nell'esempio che facevo all'inizio di prendere una decisione, avere un dubbio, fare una scelta, può essere determinante. C'è una scelta su due opzioni e una risposta dice A e invece un'altra dice B, può essere piuttosto determinante. Com'è possibile che dal cuore arrivi, cioè cosa significa allora fare una domanda al cuore? In realtà è sempre fare una domanda a noi stessi, ma quando noi siamo in una condizione completamente diversa, cioè a cuore aperto, quindi in comunicazione con tutte queste risorse più profonde. E le risposte arrivano anche con una qualità diversa, arrivano con una qualità, più che con una qualità, su dei canali di comunicazione diversi, che sono i canali, i canali del sentire. I canali del sentire, quindi è attraverso le sensazioni che noi abbiamo delle risposte. Quando noi facciamo questo lavoro in unblock cuore, eh, ogni tanto succede che sperimentiamo questo tipo di attività e c'è un evento che facciamo in unblock cuore, che lo faremo anche il mese prossimo, che è proprio specifico per sperimentare questa qualità di avere una risposta appunto dalle nostre risorse profonde attraverso il cuore. Quello che facciamo in questi casi per sperimentare e allenare questo movimento è di, prima di tutto, attraverso le meditazioni, di iniziare a connetterci allo spazio del cuore, attivare una connessione e piano piano espandere lo spazio del cuore. Quindi avere il cuore aperto, avere
il cuore aperto ci consente di aprire quello spazio che ho mostrato prima, e lo rimostro di nuovo, di tutti i nostri cerchi, quindi andare verso il centro, essere in contatto, essere in comunicazione con le nostre risorse profonde, e attraverso il cuore arrivano dei segnali. Noi sperimentiamo proprio di fare una domanda. C'è un esercizio meditativo dove noi scriviamo una domanda prima, ci diamo una risposta e poi dopo sperimentiamo invece, dopo aver aperto il cuore, che tipo di risposta arriva e in quale modo, in quali canali. Perché dal cuore, che ci mette in contatto con le nostre risorse più profonde, arrivano dei segnali da queste risorse quando noi abbiamo posto la domanda, e questi segnali non sono come delle frasi scritte in una comunicazione verbale che potrebbe essere scritto o parlata, sono dei segnali diversi che, come dicevo prima, appunto, si viaggiano nei canali del sentire. E questi segnali sono segnali che arrivano da una nostra verità profonda. Arrivano da spazi dove la conoscenza è molto più ampia e molto più vera di quella che è il nostro mentale, che, come abbiamo detto prima, può accedere a delle fonti informative condizionanti che non sono nostre, quindi possono essere anche totalmente sconnesse, scollegate a quella che è la nostra verità e la nostra natura. Ma anche se così non fosse, la quantità di informazioni e la capacità di informazione è estremamente limitata. Quindi invece avendo il cuore aperto e connettendoci con le nostre risorse arriva un sacco di informazioni molto diverse, che attraverso il sentire abbiamo questa capacità molto più ampia, che va comunque allenata, perché se non si allena può essere anche un po' fuorviante decodificare questo tipo di informazioni. Abbiamo una profondità anche di segnali molto più importante.